chiamo Silvia Polleri, sono la responsabile della cooperativa Vicina Sapienza in Tavola, nata nel 2004 dentro a queste mura nel carcere di Bollate per fare catering all'esterno per privati, grossi eventi, matrimoni, cene aziendali, uscendo con i detenuti della cooperativa ammessi al lavoro esterno. Ho avuto tante vite perché sono una persona âgée, oramai 65 anni, 22 anni trascorsi nella scuola, ero educatrice di scuola materna. Dall'età di 12 anni io cucino per passione, al punto tale che finita la mia esperienza di insegnante ho aperto un mio catering. Per 10 anni ho avuto un catering un po' di nicchia piccolo, coccolavo la buona borghesia milanese. Quando chiusi il mio catering, perché pensavo di dedicarmi di più alla famiglia, fui interpellata 2 anni dopo dalla direttrice di questo carcere che, avendo conosciuto la mia esperienza di alto profilo, mi propose se volevo aprire un catering all'interno del carcere di Bollate. La condizione che io posi alla direzione fu: ricordatevi che io non metterò in piedi il catering della misericordia. Subito cominciamo con un alto profilo nella formazione delle persone. I primi tempi creavo dei pacchetti formativi con maître, con chef. È la sfida del secolo, secondo me. Il sociale deve capire che se vuole avere la dignità del settore di professione in cui va a collocarsi, deve mettersi in competizione nel proprio settore con il commercio. Progressivamente siamo cresciuti nelle esperienze e nella voglia di dare una vera professionalità alle persone. Il problema grosso è quando un detenuto arriva al fine pena. 6 mesi o 20 anni che tu abbia fatto di carcere diventa preclusivo. Il criterio fondamentale per questa cooperativa è il fine pena molto lungo, 8-10 anni ancora. Perché? Perché è un percorso abbastanza lungo per garantire loro un curriculum poi lavorativo forte. Sogniamo con questo nuovo progetto del ristorante che un domani il signor Bianchi o Rossi si presenti a un possibile nuovo datore di lavoro col nostro curriculum e il nuovo datore legga: ma lei ha lavorato nel ristorante in galera, appartenere anche a un luogo di lavoro che è prestigioso aiuta tantissimo. Quando tu acquisisci dal lavoro l'orgoglio di appartenenza, riesci a dimostrarlo alla tua famiglia, alla famiglia che hai ingannato nel passato, con le menzogne, con i reati che hai commesso, e tu riscatti anche la tua famiglia. E io ho avuto dei casi meravigliosi di coppie che si erano separate, figli che non volevano più vedere il padre, che grazie anche al percorso fatto con noi hanno ripreso la loro famiglia. Al sabato a mezzogiorno io riesco ad avere qui con me una parte della società che mai sarebbe entrata in carcere. Ecco, questa per me è una rivoluzione tranquilla, perché per me vedere che i miei ragazzi, li chiamo un po' così, i miei ragazzi sono i signori ospiti del carcere che stanno espiando una pena, vedere che loro servono le famiglie, le accudiscono, è rivoluzione, perché di solito accade il contrario. Il carcere di solito chiede servizi alla società, alla città. Noi abbiamo ribaltato la situazione. All'inizio sì, c'è una certa titubanza, no? Perché sono dei luoghi dove in effetti ognuno di noi tende a rimuovere. Però devo dire che poi ho trovato un ambiente molto accogliente, si mangia bene, se possiamo dirlo. E hai la sensazione di far parte di un progetto che ha un valore, una valenza sociale bella. Si mangia bene, la qualità del servizio è ottima e il progetto è molto eccezionale. Arrivano qua, la prima volta vengono spinti dalla curiosità, perché arrivano in un carcere, vedono ragazzi che sono detenuti e pensano che il detenuto sia una persona diversa da loro. Poi invece quando arrivano si accorgono che
A tutti gli effetti noi siamo un ristorante a 360 gradi come c'è all'esterno, servizio molto curato, camerieri di bella presenza e sempre disponibili, ottima cucina e infatti il riscontro cos'è? Che arrivano, mangiano, tornano, parlano bene e riportano altra gente. Si può fare con delle grosse garanzie. Non ci sentiamo dei dilettanti allo sbaraglio e le grosse garanzie sono i numeri che vanno a suffragare questa piccola rivoluzione. Negli anni Bollate Carcere ha consolidato una riduzione della recidiva. Qui da noi parliamo del 20% di recidiva nelle persone che hanno commesso reati. Sul territorio nazionale è del 68%. I numeri parlano. Anche dal punto di vista economico sono tutte risorse che si sprigionano. Non dimentichiamo una cosa, che i signori che lavorano con me sono assunti con contratti di cooperative sociali, busta paga, quindi pagano le tasse. Non dimentichiamolo. Siamo orgogliosi del primato, quello ci piace, ma non voglio l'unicità. L'unicità non è una bella cosa. Qualcuno mi ha detto, perché non fate un franchising? No, quello non si riesce perché ogni realtà carceraria è proprio differente, però ci sono già stati dei grandi segnali di interesse da parte di altre carceri e questo è straordinario. È quello che noi vogliamo, la rivoluzione tranquilla è anche un po' questo. E poi perché col cibo? Al di là della mia passione, ripeto, dall'età di 12 anni, a 12 anni mia nonna ligure genovese, quindi donna di mare e di pesce, mi diede 2 chili di moscardini, i più piccini che c'erano, e mi disse: Nanin, potresti aiutarmi a prepararli? Bisogna partire dalla gavetta. Proprio con questo tipo di passione io capii che era un settore di lavorazione adatto e funzionale a chi aveva trasgredito le regole. Non sto a guardare le pene per cui loro sono qui dentro, il loro denominatore comune è quello di aver trasgredito le regole. Nella ristorazione non c'è lavoro in cui più di ogni altro veramente sia obbligatorio seguire delle regole ferree per arrivare al risultato finale. Il cameriere, il cuoco ha nella sua filiera produttiva del lavoro delle regole imprescindibili che sono quelle che ti determinano meno il successo del tuo lavoro, ma tutto ciò in un ambito di estrema piacevolezza come quello di accogliere l'ospite, non c'è cosa più bella. È gratificante, ma ti dimostra subito se tu hai lavorato bene o male. Questo è l'altro aspetto importante. Perché? Perché frequentemente in carcere non tutte le persone hanno la cultura del lavoro, possono averla, perché comunque hanno avuto una vita lavorativa regolare e intensa, ma buona parte di loro invece non hanno acquisito quella che io chiamo la cultura del lavoro, che è fatta della quotidianità. Tutti i giorni vado al lavoro e mi spezzo la schiena. Io non ridò dignità a nessuno, io creo le condizioni perché ognuno di loro se le riprenda le proprie dignità. Sento che non devo giustificare, il grande equilibrio è quello di prendere atto. Io prendo atto che loro sono qui. Il mio equilibrio è quello di comprendere comunque le loro sofferenze, perché la privazione della libertà è questa la vera pena per chi è in carcere e dovrebbe limitarsi a questo. La complicità c'è stata nel comprendere le loro sofferenze, ma nell'aggirare le regole mai. Loro sanno, e c'è un modo carcerario bellissimo, io poi ho imparato un po' lo slang anche carcerario, loro dicono la Polleri se la canta subito. Cantarsela in carcere vuol dire uno che fa la spia, che lo dice subito. Ma io lo dico in maniera molto papale. Loro sanno che io me la canto in tutti i sensi, me la canto se loro fanno dei danni e non glielo posso consentire, me la canto se loro subiscono dei soprusi, loro sanno
che me la canto. Io non dimentico neanche le vittime dei loro reati, che talvolta non conosco neppure, perché a me non occorre conoscere il reato che loro hanno commesso. Io mi trovo davanti a una persona a cui sto dando un'opportunità. Cammino sulle uova. Bisogna avere un'attenzione, una delicatezza, perché nel momento in cui tu dici cammino sulle uova, dici che camminare devo, andare avanti, però sulle uova, e non le devorò. Posso non giustificare, ma comprendere spesso gli atteggiamenti, diciamo, vendicativi o forcaioli, che sono determinati dall'insicurezza. E io lo capisco qui al ristorante, quando le persone entrano perplesse e titubanti e poi, accuditi dai nostri dipendenti della cooperativa, che sono delle persone in piena espiazione del reato, rimangono stupefatti. Ecco, per me è sufficiente far capire alla società che io non ho quegli uomini con tre teste.